Vediamo i componenti principali per assemblare il nostro quadricottero. Iniziamo dal frame. È un frame della Diatone di classe 250, significa che la distanza tra i due motori opposti è di 25 cm. Il frame supporta due configurazioni. Una utilizzando questa cupolina per proteggere la zona centrale dove andremo a installare la Flight Control Board e una aggiungendo gli elementi in carbonio per dare una configurazione più allungata. Questa è la parte sopra e gli elementi per completare la parte sotto e la predisposizione anche per una videocamera. Con il frame viene fornito un set completo di 4 eliche, i piedini da installare sotto i singoli motori, i distanziali, le viti e degli adattatori per i diversi tipi di motori. Li abbiamo citati, vediamo i 4 motori che muoveranno il nostro quadricottero. Sono dei motori della DYS, il modello è il BE1806, hanno l'adattatore per installare le eliche. I motori non vengono forniti con già i connettori saldati, ma i connettori sono inclusi all'interno della singola confezione. Sono dei connettori a banana col diametro di 2 mm. Il controllo dei motori è affidato a 4 ESC, sono degli ESC con firmware Simon K da 10 A e tutto il controllo è affidato ad una scheda CC3D e la relativa Power Distribution Board. La scheda viene venduta all'interno di una confezione plastica con tutti i cavetti necessari per il collegamento e anche un involucro plastico che racchiude la control board. Infine, l'alimentazione al quadricottero viene fornita da una batteria al litio 3 celle da 1500 mAh, il relativo cavetto per fornire l'alimentazione alla Flight Control Board, una striscia di velcro per fissare la batteria sul frame e, molto importante, un circuito per controllare lo stato di carica della batteria. Vediamo ora gli accessori e gli utensili che ci serviranno durante la fase di assemblaggio. Per prima cosa avremo bisogno di alcune fascette plastiche per fissare i componenti al frame. Avremo bisogno di alcuni distanziatori. Io ho scelto di acquistare dei distanziatori plastici che hanno un peso ridotto rispetto a quelli in metallo. Non obbligatorio ma molto importante è dotare il quadricottero di qualcosa che ci consenta di capire qual è l'avanti e qual è il dietro. In questo caso ho acquistato una barra di 3 LED blu che andremo a installare sul retro del quadricottero e naturalmente per controllare il tutto avremo bisogno di una ricevente compatibile con il nostro sistema radio. Per quanto riguarda gli utensili ci servirà sicuramente un cacciavite con alcune punte di diversa dimensione, un saldatore e lo stagno e un taglierino o delle forbici.